Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Queste sono due telecamere della Reolink. Vi ricordate questo marchio? Vi ho già recensito una telecamera almeno 2 anni fa che utilizzo tuttora. Mi ha ricontattato l'azienda e mi ha detto: vuoi recensire altre due telecamere? Certo che sì, perché il vostro prodotto mi ha soddisfatto al 100%. Quella telecamera che vi ho già recensito, se ricordate bene, era pure col pannello solare. Adesso sopra il pannello solare è cresciuto un grande gelsomino e nonostante il poco passaggio di luce, la telecamera si ricarica quotidianamente, funziona da allora sempre con la stessa batteria, con lo stesso pannellino in penombra, e sono più che soddisfatto. Questo è il modello Reolink Argus PT Wi-Fi Solar Panel, proprio perché ha il pannello solare. Questa invece è la Reolink Duo Wi-Fi, che va alimentata con corrente elettrica ma funziona tramite Wi-Fi per quanto riguarda la connessione ad internet, e che tramite questi due obiettivi nella parte frontale crea un'inquadratura con due riprese differenti che vengono combinate in automatico, e quindi abbiamo un ampio raggio di visione che ci permette di tenere sotto controllo tutta la situazione. E questa parte più bianca, come vedete, è formata da alcuni LED che fanno davvero una gran bella luce. Ma quanto costano? Vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione. Accanto al link potrete trovare anche un codice di sconto, quindi andate a dare un'occhiata. Adesso, a proposito di dare un'occhiata, diamola ai prodotti. Iniziamo. E allora diamo quindi un'occhiata alle confezioni. Il contenuto ovviamente è già fuori dalle stesse perché le ho utilizzate per un bel po' di tempo, ma vi faccio vedere comunque l'interno per vedere come sono imballati i prodotti. Già, come vedete, ci sono protezioni in gomma piuma, poi ci sono queste bustine che contengono i vari manuali di istruzioni, e nella parte più bassa, con ulteriori protezioni, troviamo questa parte sagomata all'interno della quale ci sono sia la telecamera che i vari supporti. Nella parte più alta c'è anche il pannello solare. Questo è un supportino che ci permette di posizionarla sia a parete, spostando questa parte si rimuove la parte interna, si può fissare al muro, quindi tassellandola, oppure si può utilizzare direttamente questa parte. Come vedete si sposta questo pezzo, quindi ci permette di incastrarla, e quindi possiamo sfruttare direttamente questo supporto in modo da poter fissare la telecamera e utilizzarla sia sottosopra che nel verso normale, diciamo, quindi rivolta come la state vedendo adesso. Da questa parte c'è un innesto con una filettatura da 1/4 di pollice, quindi lo stesso tipo di filettatura che si trova nei cavalletti delle macchine fotografiche, e possiamo utilizzare qualunque tipo di supporto utilizzandolo in questo modo oppure, ripeto, sottosopra. Scusate questo rumore di sottofondo, non so se riuscite a sentirlo, c'è qualche vicino che sta forando il muro con il trapano, e ben mi sta, perché io disturbo spesso loro. Quindi continuiamo a guardare il prodotto. Questo è l'ingresso per l'alimentazione elettrica che ricarica anche la batteria all'interno. Si può utilizzare, come in questo caso, un cavo USB, micro USB, per ricaricarla, collegato anche ad un alimentatore, per esempio di un cellulare, eccetera, oppure possiamo utilizzare il pannellino solare che viene dato in dotazione. È un pannellino effettivamente piccolo, ma con la sufficiente potenza per poter ricaricare questa batteria. Ho avuto la possibilità di testare questa telecamera almeno da aprile, quindi sono soddisfattissimo, l'ho testata per bene, ci sono pure dei segni di utilizzo e maltrattamento. Comunque nella parte posteriore c'è anche questa antenna Wi-Fi che si avvita in questa sede utilizzando questa parte zigrinata, e poi si può orientare in base alle nostre esigenze. Come vedete, la parte superiore ha questa forma particolare perché può ruotare su se stessa, ma questa parte si può anche sollevare, si può fare pure manualmente. E qua giù trovate l'ingresso per la micro SD, perché queste telecamere, oltre a salvare i file sul telefonino quando avviamo una registrazione oppure scattiamo una fotografia e salvarla sulla micro SD, ci danno anche la possibilità di salvarlo su un cloud che sarà, mi pare, gratuito per il primo periodo. Comunque è un servizio anche a pagamento e vi dà la possibilità quindi di poter accedere ai file da qualunque tipo di dispositivo. Nella parte posteriore troviamo questo sportellino in gomma che dà accesso a questo slot che ci permette di accendere oppure spegnere la telecamera. Ovviamente per ricaricarla tramite pannello USB dobbiamo staccare il cavo di alimentazione che avevamo prima e inserire il pannello in questo modo. Come vedete abbiamo questa parte in gomma che va messa in questo modo e rende ermetico, quindi evita che possa rovinarsi con l'acqua. Nel caso in cui però sia carica al 100%, dobbiamo mettere questo tappo in modo da rendere impermeabile l'ingresso. Ovviamente troveremo anche una dichiarazione di conformità scritta in diverse lingue, poi troveremo pure una piccola dima che ci permette di praticare i fori per poterla fissare eventualmente a muro, degli adesivi per avvisare che la zona è videosorvegliata in diverse lingue, più i vari manuali di istruzioni sia del pannello solare che dalla stessa telecamera, scritte anche in italiano
e sinceramente scritte pure in modo corretto, quindi ci aiutano sia nell'installazione, il collegamento al pannello solare e tante altre informazioni. Quindi adesso guardiamo anche l'altro prodotto, o meglio la confezione dell'altro prodotto. Anche per questa all'interno troviamo i vari sacchettini che la proteggono, la bustina con tutte le informazioni come abbiamo visto nel caso precedente, tasselli, chiavi a brugola, viti eccetera, il cavo di alimentazione e questo supporto che non ho ancora utilizzato, che ci permette di posizionarla in una parete e quindi orientarla in base alle nostre esigenze anche in questo caso. Tra l'altro questa telecamera ha la filettatura sia sulla parte bassa che sulla parte alta, possiamo posizionarla in base a come ci viene più comodo, posizionando questo supporto sia da questo lato che da quest'altro lato. Guardiamo ora come è fatto. Quindi abbiamo detto che ha questi due grandi obiettivi nella parte frontale circondati da questi LED che ci permettono di avere una buona illuminazione. Ovviamente ci sono anche i LED per la visione notturna, la stessa cosa sul modello rotante. Nella parte posteriore a destra e a sinistra abbiamo le due antenne regolabili, l'ingresso per l'alimentazione elettrica e da questa parte c'è il tastino di reset che troviamo pure sull'altro modello e l'ingresso per la memory card. Tra l'altro, come segnato da questo simbolo, la parte frontale riscalda e riscalda davvero tantissimo. L'alimentazione elettrica in questo caso è tramite alimentatore, che adesso non stacco dalla presa di corrente altrimenti si spegnerebbe. Però abbiamo l'ingresso con un jack da questa parte e questo invece è l'ingresso per il cavo Ethernet, perché questa telecamera va configurata collegando il cavo Ethernet al router. Dopodiché possiamo utilizzare tranquillamente l'applicazione, ma la configurazione va fatta tramite il router. Non avendo utilizzato la staffa non mi ero accorto che in dotazione c'era anche questo pezzo che va fissato a muro e che poi tramite questo possiamo utilizzare la staffa che vi ho fatto vedere poco fa. Ma passiamo direttamente a vedere l'applicazione, quindi vediamo come si vede attraverso il display del telefonino utilizzando la ripresa delle telecamere. Innanzitutto andiamo sul sito del venditore, quindi Reolink. Come vedete abbiamo la possibilità di acquistare sia la telecamera in 4K che costa 199 euro, ma scontata viene 179 euro. Da questa immagine potete capire quello che vi stavo dicendo poco fa, quindi i LED che riescono ad illuminare nella zona frontale per vedere meglio. Abbiamo la possibilità di utilizzare il dual lens, quindi la doppia lente, una visione 180 gradi e poi il 4K Ultra HD con connessione sia in 4 GHz che in 2,4 GHz Wi-Fi. Ma è possibile prendere pure il modello in 2K, aspettate che si è spostato. Questi sono diversi prodotti, è possibile acquistarla anche con la SIM all'interno, quindi non è necessario utilizzare nemmeno il modem. Ma a parte questo, guardiamo il modello con il 2K che costa 125 euro scontato, quindi clicchiamo sul nome. Abbiamo praticamente quasi le stesse caratteristiche, ma per quanto riguarda l'ampiezza di visione scende da 180 fino a 150 gradi, è dotato anche di rilevamento di persone e veicoli, l'alimentazione è anche tramite PoE, quindi tramite l'alimentazione con il cavo Ethernet e la visione notturna a colori. E tutto questo è senza abbonamento, quindi l'abbonamento serve esclusivamente per quanto riguarda il cloud. Per quanto riguarda il modello invece Argus PT con pannello solare, è possibile acquistare sia l'Argus PT in 2K o meno, ma è possibile acquistare anche un altro modello versione Plus che ancora non ho studiato, ma che costa ben 314 euro scontato, invece questo costa 159 euro. Allora clicchiamo sull'immagine, guardiamo le caratteristiche principali. Anche questa ha rilevamento di persone e veicoli, Super HD 2K, batteria e pannello solare, panoramica e inclinazione, quindi che può ruotare in senso orizzontale che in senso verticale. Quindi addio fili, perché è vero, non è necessario utilizzare alcun tipo di cavo per alimentarla visto che c'è il pannello solare. E anche questa insomma ve la faccio vedere direttamente dall'applicazione, quindi andiamo sull'applicazione Reolink e allora come vedete abbiamo la prima telecamera che vi ho recensito un po' di tempo fa, che come vedete ha la batteria carica al massimo, nonostante come si vede da questa inquadratura ci siano delle foglie sulla parte alta, che è una pianta di gelsomino. Questo è il mio cagnetto che gira, e questa telecamera è costantemente in funzione ormai da diversi anni. Abbiamo la possibilità di utilizzare sia la modalità fluida, quindi a bassa risoluzione, oppure utilizzare l'alta risoluzione per vedere in modo molto più dettagliato. Come vedete si vede molto meglio. Ma andiamo a vedere queste due telecamere. Allora innanzitutto posizioniamola in modo che inquadri verso la confezione sia una che l'altra. Ok, questa è la telecamera più piccola, quindi questa che ruota, e vi faccio vedere alcune caratteristiche già da subito. Pure questa ha la funzione di ripresa in alta risoluzione oppure in modalità fluida, quindi cerchiamo di allontanarla un poco perché la messa a fuoco troppo da vicino non va bene, e vi faccio vedere direttamente come si fa a regolare l'inquadratura. Quindi clicchiamo sull'icona,
dopodiché dobbiamo premere su questa icona qua in basso che ci permette di spostarla. Possiamo sia premere queste piccole freccette che ci sono attorno a questo simbolo, oppure possiamo spostare questa sorta di joystick centrale. Quindi se io la sposto in questo modo, tenendo premuto, inquadrerà verso l'alto. Ciao ragazzi. Se invece premo quest'altro si abbassa. La stessa cosa possiamo fare spostando direttamente questo piccolo joystick, come vedete riusciamo a spostarla sia lateralmente che per quanto riguarda l'altezza. Quindi una telecamera completa per quanto riguarda l'inquadratura, perché tra l'altro può andare ancora più verso dietro, come vedete. Mi riprende, riesce a inquadrare anche se è puntata praticamente quasi all'indietro. Adesso torniamo in avanti, ok, e si posiziona quindi di fronte a sé. È possibile sia utilizzare l'inquadratura a schermo intero che utilizzarla, come abbiamo visto poco fa, col telefonino ruotato. Non vi faccio vedere come si aggiungono le telecamere perché nel video dell'altra telecamera si vede. Comunque per poterlo fare basterà semplicemente premere su più e scansionare il codice QR che è nella base della telecamera, automaticamente verrà riconosciuta, poi si fa l'associazione inserendo il codice del wifi e automaticamente in forse 10 secondi la telecamera già è aggiunta alla vostra applicazione. Cliccando su questo tastino a forma di ingranaggio entriamo all'interno di un menu che ci dà la possibilità di cambiare alcune impostazioni. Intanto ci fa vedere il livello di carica della batteria. Come vi ho detto, la telecamera la possiedo da diverso tempo, per un lungo periodo, almeno una ventina di giorni, è rimasta abbandonata all'interno del mio laboratorio. Ho continuato ad utilizzarla, la batteria si è scaricata completamente e ora ho dovuto collegarla a questa alimentazione per farvela vedere. Poi c'è il nome della rete wifi a cui è collegato, poi le impostazioni PIR che ci permettono di rilevare i movimenti, le notifiche push che io ho disattivato, le mail, il suono di allarme che si può attivare e disattivare, e poi la possibilità di condividere anche la telecamera, ma è possibile anche realizzare eventuali time lapse, quindi vedere poi in velocità tutto quello che è registrato. E il PIR si può disattivare anche da questa icona qua in alto. Tramite questo comando possiamo parlare, quindi comunicare, e dalla telecamera verrà emessa la nostra voce. Con questo comando invece possiamo ritagliare una parte dell'inquadratura, quindi è una sorta di zoom costante. Possiamo spostare nel punto in cui abbiamo intenzione di riprendere. In questo caso stiamo inquadrando verso questa scatola. Se mi interessa tenere sotto controllo questa parte, basta selezionarla e avrò questa zoomata, non è altro che uno zoom vero e proprio. Da quest'altro comando invece possiamo attivare l'altoparlante, quindi possiamo sentire quello che la telecamera capta. Poi questo ci serve per scattare le foto e questo per registrare i video che vengono salvati sulla memoria del telefono. Passiamo anche all'altra telecamera, quindi questa con i grandi occhioni. Allora, come vedete, il campo di inquadratura è molto ampio. Se inquadriamo in questo modo, quindi io ora sto inquadrando di fronte a me, come vedete riesco a riprendere tutto questo pannellino che c'è sulla mia destra e tutto ciò che c'è alla sinistra. Allora non riesco a farvi vedere benissimo l'inquadratura, la qualità dell'inquadratura e del grandangolo perché siamo in un punto diciamo stretto, ma vi farò vedere le riprese anche di giorno in esterno. Però volevo farvi notare che le due telecamere combinano l'inquadratura solamente se ci allontaniamo. Se invece ci avviciniamo a qualcosa si vede il taglio, quindi si perde una parte, la zona centrale non riesce a rientrare perché ovviamente c'è una parte vuota al centro, le due telecamere non sono perfettamente allineate, quindi c'è un cono vuoto in cui non registra. E le impostazioni sono le stesse anche per questa telecamera, quindi possiamo accedere al menu e tramite questo realizzare timelapse eccetera eccetera. Ma abbiamo in più anche una versione beta per quanto riguarda il rilevamento di animali, persone, autoveicoli, che io però non ho voluto attivare. Questa era la modalità in bassa risoluzione. Cliccando qua abbiamo la possibilità di andare al massimo della risoluzione e ragazzi si vede davvero benissimo, anche se io sono fedele a quello che ho sempre detto e per me è una ripresa in 4K per una telecamera di videosorveglianza è un pochettino superfluo, però c'è e va bene, ma effettivamente non la ritengo una cosa necessaria. Il 1080p va più che bene, quindi se potete, se avete una connessione che non è potentissima, anche se riducete la qualità dell'inquadratura sicuramente vedrete bene. Adesso spegniamo le luci e voglio farvi vedere come si comportano al buio. Quindi apriamo l'applicazione e questa è la visione notturna che ci offre la telecamera grandangolare, quindi riusciamo a vedere anche al buio, come vedete. Ragazzi scusatemi ma continuano ad arrivarmi notifiche. Comunque come vedete riusciamo a vedere di fronte a noi e quindi questa è l'inquadratura con la visione notturna su questo modello. Vediamo anche la visione notturna sull'altro modello, quindi l'Argus PT, e anche su questa come vedete riusciamo a vedere perfettamente, quindi riusciamo a notare qualunque dettaglio
grazie a questa visione che ci permette di vedere al buio come se fosse giorno. Però c'è un altro dettaglio particolare che non vi ho fatto vedere perché volevo conservarvelo per l'ultimo. Come vedete, da questa parte abbiamo questa piccola icona che ricorda una torcia, quindi una volta premuta si accenderanno nella parte frontale della nostra telecamera anche dei forti LED che fanno davvero una gran bella luce. Quindi una volta premuto si sentirà un tac che accende la luce, guardate come riesce ad illuminare molto bene. E in questo caso dal telefonino, ora l'esposizione non mi aiuta della ripresa, però come vedete riusciamo a vedere con la luce che in questo caso si riflette, quindi devo andare in questo modo, ma riusciamo a vedere con l'illuminazione della nostra lampada tutte cose a colori. Poi per poterla spegnere basterà cliccare nuovamente sulla stessa icona e si spegnerà. Tra l'altro abbiamo la possibilità di vedere contemporaneamente più riprese, basterà premere su questa iconcina in alto a destra, quindi si ridurrà tutto in questo modo. Abbiamo la possibilità di vedere quello che le nostre telecamere stanno riprendendo. Ovviamente dipende pure dalla velocità di connessione che avete, ma come vedete c'è il mio cane che continua a girare come una forsennata, una bassotta pazza. E poi riusciamo a vedere le inquadrature anche delle altre telecamere. E allora ragazzi, ho posizionato la telecamera in questo punto, sto sfruttando momentaneamente un altro pannello solare di un'altra telecamera, però ho intenzione di mettere quello suo, ma comunque anche questo funziona bene, quindi se ne avete altri potete sfruttare quelli che già possedete. Questo è il punto da cui riprenderà questa telecamera, dandomi la possibilità di vedere il parcheggio all'esterno e la parte interna. E questa è l'altra, quella che vi dicevo che almeno avrà 2 anni, che funziona perfettamente. Il pannello solare è completamente nascosto e camuffato dal gelsomino e continua a funzionare perfettamente. Questa è l'altra Reolink, il marchio si vede sulla parte alta del pannello solare, invece l'altra telecamera è momentaneamente posizionata semplicemente su un tavolo, sempre qua all'esterno. Quindi abbiamo anche la Duo che riprende da questa angolazione e vedremo adesso come si vedono sia con questa luce. Sono le 19:30, cioè praticamente quasi buio, ma con questa luce dovremmo riuscire a capire comunque come si vedono, anche se non c'è luce piena, e poi vedremo anche al buio. E allora ragazzi, per 1.000.000 di motivi alla fine il video diurno non sono riuscito a farlo, eravamo quasi al tramonto. Comunque eventualmente metterò in ordine non cronologico le varie riprese, quindi vediamo adesso queste serali, poi vi farò vedere anche le riprese diurne che però realizzerò domani, ma voi vedrete subito dopo queste. Allora, questa è la telecamera a 360 gradi. Adesso come vedete stiamo utilizzando la ripresa con visione notturna. È messa quindi sotto la piccola tettoia che tra l'altro ho costruito io qualche anno fa, e quindi riusciamo a vedere la parte interna, ma girando in questo modo riusciamo a vedere anche la parte esterna, quindi la stradina che è pure proprietà privata. In questo momento stiamo vedendo tutto con la visione in bassa risoluzione. Spengo le luci così riusciamo ad apprezzarlo molto meglio. Allora, in questo modo riusciamo a vedere molto meglio, anche se in realtà si vede meglio dal vivo che dalla ripresa. Comunque, girandolo in modo orizzontale, il comando per poter ruotare l'inquadratura si sposta da questa parte e riusciamo quindi a vedere tutto ciò che ci interessa. Adesso spostiamoci di nuovo verso l'interno, come vedete riusciamo a comandarlo come se fosse un joystick. Riesco a vedere eventualmente chi bussa. Questa è la lampada di cui vi parlo quando vi dico che io utilizzo una lampada con il pannellino solare che si illumina automaticamente quando qualcuno passa sotto. Allora vi faccio vedere innanzitutto la ripresa in alta risoluzione e come vedete in questo momento è cambiata da visione notturna a visione a colori perché questa parte è illuminata. Mettiamo la visione al massimo della risoluzione, quindi questa è la risoluzione più elevata, riusciamo a vedere pure i sassolini in basso, quindi una buona risoluzione considerando che comunque adesso c'è buio. Spostiamo quindi la nostra inquadratura di nuovo, andiamo verso l'alto e riusciamo a vedere l'interno. Quindi questa è la visione che abbiamo quando utilizziamo la visione notturna, e in questa circostanza tra l'altro è circondata da tutta la tettoia, una parte del cancelletto che riflette la luminosità. Comunque riusciamo a distinguere tutti i dettagli. Adesso guardiamo l'altra lampada, quindi quella con la visione a 180 gradi, per la quale da questa anteprima vedete comunque come si vedeva. Adesso è buio, quindi vedremo tutto totalmente oscurato. Utilizzeremo sia le luci integrate che ovviamente anche LED per gli infrarossi. Ok, avviamo quindi la riproduzione e dovremo riuscire a vedere tutto in modo grandangolare, e questa è con la visione semplicemente con la funzione ad infrarossi, e riusciamo a vedere in modo molto dettagliato. Questa è la risoluzione più elevata, quindi zoomando per esempio sull'ulivo
nonostante la visione di infrarossi riusciamo a vedere praticamente tutti i dettagli. Adesso passiamo invece alla versione con l'illuminazione, quindi utilizziamo la torcia. Ok, si sono accesi quindi i LED nella parte frontale e guardate, si vede tutto molto bene, anche la parte bagnata sulla destra, ovviamente l'ulivo. In questo caso la risoluzione rispetto alla luce diurna, quindi con la luce del sole, ovviamente è un po' più bassa. Però guardate come si vede bene, sembra che ci sia un altro faro ad illuminare il tutto, invece lo spengo da qua e diventa tutto buio, quindi diamo il tempo che si aggiorna. Ok, si sono spenti, si è attivata la modalità notturna, riaccendendolo riavremo la modalità, si è assestato tra l'altro per regola l'esposizione e adesso di nuovo con la luminosità proveniente dai LED nella parte frontale. Davvero eccezionale, sono due telecamere che funzionano davvero benissimo. Tra l'altro volevo farvi vedere pure che abbiamo anche la possibilità tramite il comando display di ruotare l'inquadratura sia in modalità orizzontale che in modalità verticale, quindi in questo modo si capovolgerà e con questo invece si gira in modo speculare, quindi facendoli entrambi, dando il comando per entrambi, riusciamo a vederlo nel modo corretto. Adesso ovviamente per voi passeranno pochi secondi, ma in realtà passerà una giornata, vi farò vedere le riprese diurne. E allora ragazzi, adesso siamo con le riprese diurne. Come vedete questa è la prima telecamera che avevo recensito tanto tempo fa, anche di giorno ovviamente si vede benissimo. Andando destra, quindi possiamo anche scorrere da questa schermata, vediamo invece la ripresa della telecamera posizionata sotto la tettoia, che in questo caso, essendo con una ripresa diurna, ovviamente avrà i dettagli molto più definiti, e anche girando l'inquadratura ovviamente verso la nostra destra riusciremo a vedere tutti i dettagli. Come vedete anche l'esposizione si va regolando automaticamente, anche se la posizione effettivamente non mi piace tanto. Quel supporto infatti appartiene ad un'altra telecamera, così come il pannello. E tra l'altro scusatemi, ma voglio farvi notare un dettaglio. Quando rileva un'autovettura compare un'icona sulla destra che ci avvisa appunto che è stata rilevata un'autovettura. E stavo dicendo, questo supporto e la posizione della telecamera sfruttando il supporto di un'altra telecamera ovviamente non è adatto. Comunque andiamo ancora sulla destra e guardiamo la ripresa della telecamera grandangolare. Ragazzi guardate, riesce a riprendere la parete sulla destra e tutta la parte che c'è sulla sinistra, quindi una gran bella ripresa grandangolare in alta risoluzione. Zoomiamo l'ulivo con la luce del sole e riusciamo a vedere tutte le foglioline. Voglio farvi vedere la fluidità con il movimento dell'ombrellone, quindi come vedete col vento si muove l'ombrellone, si vede la fluidità del movimento, quindi in tempo quasi reale, c'è un minimo di differita, però per quanto riguarda il movimento non ha né scatti né altro. Guardando con le inquadrature affiancate è fantastico perché ci dà la possibilità di vedere tutte le telecamere, nel caso in cui fossero quattro telecamere da un'unica schermata affiancando le inquadrature. In questo modo le abbiamo affiancate in alto, in quest'altro modo invece le abbiamo affiancate in modo orizzontale. L'applicazione è completa, non vi ho fatto vedere tutto perché ve l'ho fatto vedere già nella prima recensione che ho fatto della Reolink. Funzionano bene in interno, funzionano bene in esterno, funzionano bene di giorno, di notte e di notte con le luci integrate. Per me sono dei prodotti molto validi, come vi ho già detto, io Reolink ormai la utilizzo da tanti anni e sono più che soddisfatto. Vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione, spero di associarlo anche a dei codici di sconto. Non mi rimane quindi che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche, ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!